Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti magari per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Calciomercato in casa Napoli, l'eventuale sostituto di Lukaku, chi sarà l'attaccante che il Napoli andrà a prendere? Ci soffermiamo sui nomi che sono usciti nelle ultime ore, trattative che poi possono diventare reali, scartando le situazioni e nomi che sono usciti nelle ultime 48 ore che credo non abbiano niente a che fare con il Napoli. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete, mi date una grossa mano a far crescere il canale stesso, e se attivate la campanellina restate aggiornati anche voi in maniera cronologica. E se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una spinta anche all'algoritmo. Prima di iniziare gli auguri al nostro direttore Giovanni Manna, perché abbiamo letto che si è operato al tendine d'Achille, si è fatto male in una partita di calcetto, quindi già operato e dovrà essere dimesso nelle prossime ore, ma al telefono comunque continua a lavorare. Auguri di pronta guarigione. E per Lukaku sembra si stia scegliendo la strada di una terapia conservativa, perché Big Rom vorrebbe evitare l'intervento. Poi ovviamente sarà una situazione che deciderà Lukaku insieme al Napoli, sarà sicuramente la scelta giusta per tornare al meglio quanto prima. Detto ciò, ci soffermiamo su Dobbik, ci soffermiamo su Højlund e Aro Kodare, che dovrebbe essere il nome in cima alla lista del nostro direttore Giovanni Manna. Benvenuto in primis a Miguel Gutierrez, ha firmato il contratto maglia numero 3, abbiamo l'esterno a sinistra. Per quanto riguarda Gianlu Sanchez ci stanno dicendo da 20 giorni, domani è il giorno decisivo, domani arriverà la fumata bianca, domani il Napoli chiude il colpo, ma seguiremo la situazione e vedremo poi come andrà a finire, sperando di chiudere anche il terzino a destra per far respirare il nostro Giovanni Di Lorenzo quando deve tirare il fiato. Detto questo, situazione Dobbik, a me piace? Non tanto, però diciamo che dal punto di vista economico andresti a bussare ad una società che venderebbe il calciatore o ti darebbe il calciatore senza mettersi di traverso. Punto primo, Gasperini non ci punta e quindi finirà fuori rosa. Per quanto riguarda le caratteristiche, parliamo di un calciatore che era nel Girona in quell'anno dove andò tutto bene, overperformavano tutti quanti e quindi non l'abbiamo più rivisto né nella Roma e né tantomeno in nazionale. Ho i miei dubbi sull'attaccante ovviamente della squadra giallorossa, ma il Napoli saprà perfettamente cosa fare e se lo prenderà poi dovrà pure essere la scelta giusta, perché non si può steccare, cioè il Napoli non può steccare questa situazione, non puoi permetterti di prendere il calciatore che andrà a sostituire per 3, 4, 5 mesi che siano Lukaku senza poi darti quell'apporto che ti serve sia per la Champions League e sia per il campionato. Per quanto riguarda Højlund, prestito oneroso a 5-6 milioni con un riscatto fissato tra i 35 e i 40, sarebbe un under, l'abbiamo già detto, quindi dal punto di vista dell'andarlo a tesserare non devi nemmeno andare a smuovere praticamente niente, perché lo tesseri e lo porti all'ombra del Vesuvio. E poi c'è il nome in cima alla lista di Giovanni Manna, che è Aro Kodare, che milita in Belgio, calciatore di 1,97 m. Dal punto di vista della stazza assomiglia tantissimo al nostro Big Rom. Abbiamo visto che il Napoli funziona con un attaccante con le caratteristiche di Lukaku, anche se dal punto di vista realizzativo ci possiamo pure essere, ma dal punto di vista della rifinitura secondo me qualcosa deve migliorare. Calciatore di ovviamente grande stazza, nigeriano, e dal punto di vista realizzativo contiamo 23 gol e 7 assist l'anno scorso, comunque nella stagione 24-25. Per caratteristiche la cosa dove pecca è il controllo palla, almeno per quello che ho potuto vedere tra video e andando a ricercare alcuni numeri, è il controllo palla, e poi c'è una percentuale di passaggi riusciti che non supera il 70%. Non è sicuramente un allarme, non sto facendo allarmismo nella maniera più assoluta, sto analizzando solo qualche numero, però se cerchi un attaccante che poi deve dialogare in fase offensiva piuttosto che essere solamente il terminale offensivo, diciamo che qualcosina da quel punto di vista deve pur migliorare, ma starà poi a mister Conte metterlo
nelle giuste condizioni per rendere al meglio in casa Napoli. È un calciatore che a me non dispiacerebbe, dicono, almeno si legge dappertutto, che per caratteristiche potrebbe diventare il nuovo Adebayor. A me i paragoni con calciatori del passato che poi hanno fatto molto, ma molto bene per quanto riguarda profili che sono molto giovani e dal punto di vista di trofei vinti, dove giochi e nelle competizioni, diciamo, dove ti sei messi in mostra, vanno fatti con la giusta calma, avendo quanti più fattori da poter poi mettere sulla bilancia per poter fare un confronto, senza scomodare, ecco, calciatori del passato. Comunque è uno che ha sempre segnato. Nel 23-24 contiamo 15 reti e 2 assist su 49 presenze. Un tantino di esperienza europea c'è, perché comunque Conference League, ha giocato preliminari di Champions League e quant'altro. Potrebbe essere il profilo giusto per quanto riguarda il Napoli e le caratteristiche che stiamo cercando per sostituire il nostro Big Rom. Questa mattina c'è la notizia: il Napoli ripiomba o il Napoli si interessa di nuovo, ritorna, mettiamola come vogliamo, su Moise Kean della Fiorentina. Lì però andresti a fare l'investimento per il futuro, prendi l'attaccante del futuro, perché lì servono 50 milioni e più per portarlo a casa. Non è, diciamo, una trattativa che non puoi non puoi finalizzare dal punto di vista economico. I soldi da spendere ce li hai pure, però è questo il punto: il Napoli farà l'investimento per poi non intervenire più in attacco e portando un Moise Kean fatto, finito a Napoli, che potrebbe fare molto bene, o scommetterai tra virgolette su un calciatore aspettando poi anche a gennaio, febbraio che sia, sperando che Lukaku torni quanto prima, per poi avere anche Big Rom disponibile. Io mi sono già espresso da questo punto di vista e secondo me prendere la palla al balzo, l'infortunio di Lukaku c'è stato, e investire sul numero 9 o un attaccante co-titolare del futuro sarebbe cosa buona e giusta, e farlo adesso, diciamo, hai l'occasione, facciamolo e basta. Però poi bisogna vedere Conte cosa vuole, Conte chi vuole tra questi nomi che sono usciti, e il Napoli cosa vorrà fare anche dal punto di vista economico, perché una cosa è averli i soldi da spendere e su questo non ci piove, però poi dal punto di vista della programmazione può darsi pure che aspetti un tantino e prendi l'Oilund in prestito, vai su Dobbik. Io mi auguro che tra questi nomi fatti quest'oggi, al di là del calciatore che milita in Belgio, il nigeriano, non si prenda Dobbik ma si viri poi su Oilund, se proprio devi scommettere, 22enne, non hai problemi in lista per tesserarlo, e quindi spendi i 6, 5, 6, 7 milioni che chiederanno di prestito oneroso. Non sarà un obbligo di riscatto a quanto ci fanno leggere, ma un diritto, quindi che potrebbe raggiungere i 40 milioni, però vedi l'annata come va e al limite poi fai le valutazioni in quel di giugno. Oilund ha tutte le incognite del caso, però è quel ragazzo che nel caso dovesse tornare quello dell'Atalanta, che poi ha fruttato in quel di Bergamo tanti soldi per quanto riguarda la cessione al Manchester United, il Napoli avrebbe fatto bingo. Ci siamo ritrovati molte volte in situazioni del genere. Ricordiamo quando all'improvviso perdemmo Higuain andò a Torino, ovviamente l'invenzione di Mertens falso 9, e comunque facemmo i buchi a terra. Può darsi che questa situazione infortunio possa rivelarsi anche quest'anno, diciamo, una situazione dove il Napoli azzecca il colpo, prendi un attaccante che non stava facendo bene, non veniva schierato, fuori dal progetto, in tribuna talvolta, e al limite ritorna quello che era pochi anni fa, calciatore molto giovane, perché parliamo di un Oilund che ha 22 anni, quindi avresti tutto il tempo e tutte le carte in regola per
tornare quello che eri e far bene e darci una mano in campionato e in Champions League. Poi se devo scegliere tra i 4 nomi elencati e dico ok, Moise Kean, per il semplice fatto che dal punto di vista della condizione, dal punto di vista a livello temporale, ecco, è un calciatore che ha fatto bene, sta facendo bene e farà bene perché è in condizione fisica, si è allenato, le ha giocate tutte le partite, dal punto di vista mentale è sul pezzo. La Fiorentina poi comunque anche a livello europeo qualche partitella l'ha giocata, in nazionale qualche gettone l'ha preso, quindi per quanto riguarda il non farsi sopraffare, perché è anche questo un punto secondo me da tener conto. La situazione Champions, palcoscenici europei, non devi farti sopraffare dall'avversario che hai di fronte sul campo dove andrai a giocare, perché poi parliamo di situazioni che ti porteranno a giocare su campi dal punto di vista mentale comunque molto, ma molto pesanti, così come può essere un Bernabeu, vai a giocare in Inghilterra, ti ritrovi al di là dello United che possa essere comunque fuori, eccetera, eccetera, dalle competizioni e quant'altro, ma potrai ritrovarti con un City, comunque su campi che entri, metti piede sul rettangolo di gioco e ti tremano le gambe e finisce lì perché poi non renderai assolutamente nella maniera più assoluta. Io faccio sempre lo stesso paragone, diciamo analizzando questa situazione, non lo dimenticherò mai quel Real Madrid-Napoli quando andammo al Bernabeu in vantaggio con il gol di Insigne, ma giocammo completamente in 10 uomini perché Zielinski ovviamente non entrò in campo dal punto di vista mentale, quindi non puoi permetterti situazioni del genere. 11 calciatori in campo, tutti e 11 che devono avere gli attributi per far bene in qualsiasi partita e contro qualsiasi avversario. Scarterei Dobbik per questa condizione tecnica che a me non convince nella maniera più assoluta, però dal punto di vista dell'avere, tra virgolette, la strada spianata potrebbe essere la situazione molto più rapida. Poi può darsi anche che il Napoli stia tentennando un attimo perché nelle ultime settimane e negli ultimi giorni di mercato potrebbero saltar fuori, ecco, situazioni favorevoli e va a finire che usciranno altri nomi. Seguiremo come sempre la situazione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!